Ragazzi, buongiorno, stiamo andando a Capannone perché sta per arrivare il meccanico. Ora vi faccio vedere i piccoli lavoretti che stiamo facendo proprio riguardanti la meccanica, perché da una settimana, forse più, cioè da 2 settimane circa, che il camper è smontato senza gli ammortizzatori e stamattina finalmente, dopo tanti tentativi, riusciremo a montarli. Ragazzi, ecco la situazione. Come vedete non ha i piedini. Qua abbiamo tutti i pezzi pronti, verniciati e gli ammortizzatori nuovi, con le molle levigate, carteggiate e verniciate. Quindi non ci rimane che andare a montare tutti questi pezzi e rimettere Camperito sulle ruote. Ragazzi, allora un piccolo aggiornamento riguardante questa parte meccanica. Allora, siamo andati a montarci tutti quanti i pezzi sul lato guidatore, mentre dal lato passeggero dovremo andare a fare una pulizia. Siccome il semiassi destro perdeva del grasso, praticamente c'è la parte sottostante del camper anteriore che è tutta schizzata di grasso e io dovrò andare a pulirla per bene, in modo che poi quando andiamo a rimontare il semiasse nuovo abbiamo la parte, insomma, il lavoro fatto pulito e abbiamo tolto quella parte di grasso. Vi faccio vedere dov'è quel punto in cui dovrò andare a pulire, in modo da farvi capire com'era la situazione. Ragazzi, come vedete questo è il grasso che usciva dal semiassi e si è infatti sporcato tutto quanto qui e io dovrò andare a pulire adesso. E mi diceva il meccanico che ha preso anche la turbina. Eccolo là, ragazzi. Dovremmo andare a pulire tutto questo grasso qui, in modo da avere un lavoro pulito. Quindi una volta fatto questo lavoro di pulizia andremo a completare anche quest'altro lato. Nel frattempo stiamo anche cambiando la guarnizione della coppa dell'olio, ma visto che andava verniciata perché è molto rovinata, come potete vedere, cosa andremo a fare? Ovviamente andremo a passare anche qui convertitore di ruggine, fondo e vernice, in modo da avere anche questa parte ben pulita e ordinata. Come potete capire stiamo cercando di rendere di nuovo vita a questo camper, quindi stiamo cercando di fare tutte le parti meccaniche che necessitano in modo da avere maggiore sicurezza possibile. Un'altra cosa che andremo a fare, che è molto importante, saranno i tubi dei freni, quelli in rame. Quindi una volta, ragazzi, finite queste parti andremo a togliere anche questi tubi che erano molto arrugginiti e li andremo a sostituire tutti quanti. E andremo anche a cambiare l'olio del cambio, perché questo camper sicuramente necessita di una sostituzione. È consigliato cambiarlo di tanto in tanto, anche perché noi avevamo delle leggere difficoltà a volte a mettere le marce, quindi una volta sostituito l'olio miglioreremo questo fattore. E quindi, ragazzi, adesso mi andrò a lavare e sgrassare per bene questa vaschetta dell'olio e prepareremo tutto per la verniciatura. Quindi questo è il piccolo aggiornamento riguardante la meccanica. In seguito vi farò vedere il lavoro finito per come verrà. Stavo anche aspettando l'antirombo da dover passare al passaruota, ma purtroppo non ci è arrivato. Avevo preso quello da poter passare a pennello in modo da lasciarlo più spesso e non quella a bomboletta. Comunque vediamo quello che troviamo, vi aggiorno in seguito. Quindi proseguiamo adesso a carteggiare e verniciare la vaschetta dell'olio. Questa, ragazzi, è la parte guidatore completata, un lavoro veramente pulito. Abbiamo tutto nuovo praticamente, abbiamo messo tutto nuovo, totalmente tutto nuovo, quindi molla verniciata, copri e polvere, ammortizzatore nuovo, braccetto che va nella scatola guida, tutto nuovo, questo qui nuovo. Abbiamo preso anche dei bulloni nuovi che non si trovavano e l'abbiamo messi in acciaio ultra resistente, le pinze verniciate e rimontate, dischi nuovi, pasticche nuove, tutto nuovo, ragazzi. Diciamo che siamo molto soddisfatti del risultato, veramente. E lo stesso lavoro lo andremo a fare dall'altra parte. Ah, ma c'è anche il semiassi nuovo da questa parte, andiamo a vederlo. Eccolo qua, ragazzi, il semiasse nuovo. Il problema del semiasse era solo sull'altro lato, ma siamo andati ovviamente a sostituire anche questo. Non facciamo le cose a metà, ragazzi. Anzi, diciamo che stiamo andando oltre il lavoro preventivo che avevamo fatto. Comunque dovremo andare adesso dall'altro lato a fare lo stesso lavoro. Ragazzi, ma non vi ho detto delle zampe motore. Allora, c'erano 2 zampe di cambio e una motore. Siamo andati a sostituire anche queste 3 zampe di questo motore,
motore, perché noi avevamo delle vibrazioni importanti, sentivamo di queste vibrazioni, e vi faccio vedere solo una zampa che è veramente rovinata tantissimo, non faceva il suo lavoro, non funzionava adeguatamente, e quindi sicuramente era quella che creava queste vibrazioni. Ancora non possiamo andare ad accendere il motore e a provarlo, in seguito capiremo se era questo il problema. Ragazzi, in base a come è messa questa zampa, direi che proprio non faceva il suo lavoro. Allora, queste sono le altre due, guardate in che condizioni erano. Questa è proprio staccata, la gomma è proprio ingottita, tutta spaccata, tutta rovinata, proprio messa male. Le nuove nemmeno sembravano così, cioè non c'è paragone, ragazzi. Quindi siamo andati a sostituire anche tutte queste 3 zampe del motore. Dovremmo avere delle vibrazioni ridotte di molto, parecchio, perché come potete capire erano messe veramente male. One eternity later. Ragazzi, buongiorno, è appena arrivato il meccanico, così andiamo a montarci la coppa dell'olio che ho verniciato ieri. Vi faccio vedere com'è venuta. Ragazzi, benvenuti, bentornati. Siamo qui oggi con Camperito sui cavalletti, ma ancora non per molto, perché sta per arrivare il meccanico e andremo a completare tutta la parte meccanica della parte anteriore. Andiamo a completare tutti i lavori che abbiamo iniziato, di cui andremo a vedere in modo più approfondito più avanti, ma vi faccio vedere adesso le condizioni in cui è e a che punto siamo in questo momento, perché abbiamo montato i semiasse, abbiamo seguito lo stesso lavoro che avevamo eseguito sulla parte sinistra, sul lato guidatore, parecchio tempo fa. Adesso che arriva procediamo e andiamo a completare tutti i lavori e in seguito vi spiegherò quello che stiamo andando a fare. Later. Ragazzi, allora, è un momento molto delicato, molto delicato. Praticamente è appena andato via il meccanico, ci ha lasciato con una brutta notizia, perché questo problema dietro che abbiamo delle ruote, abbiamo questo pezzo qui che non capiamo come tirarlo fuori. Praticamente noi dovremmo avere il perno centrale e questo pezzo intorno al perno centrale. Il fatto è che sembra proprio saldato, quindi non riusciamo a tirarlo fuori, perché contrariamente a questo il meccanico mi dice che non c'è un altro sistema, che sicuramente l'hanno saldato sul perno centrale, e quindi io adesso sto andando con il flessibile a levigare per cercare di arrivare nella parte, diciamo, vuota tra i due pezzi. Quindi sto andando a scavare col flessibile per riuscire ad arrivare a questo punto. Il fatto che non abbiamo pezzi di ricambio, perché questo è un adattamento e trovare questi pezzi non è semplice, quindi è un po' complicata la cosa. In più il fatto che non sappiamo se effettivamente è saldato o se questo pezzo è unico, perché non si svita nulla praticamente, perché c'è troppa ruggine. Poi, come vedete, questo pezzo è veramente messo male, quindi ragazzi sono dei momenti un po' delicati. Io sono un po' in ansia, sono un po' preoccupato, mi chiedo certe volte chi me l'ha fatto fare, però comunque è il momento di continuare a tentare di trovare la soluzione. Quindi sto andando con il flessibile, col disco della carta vetrata, a levigare fino a che si spera si trovi lo stacco dei due pezzi. Se così non fosse, non so cosa dirvi, non so più cosa dirvi, anche perché il meccanico continua a dire che questi pezzi sono due pezzi staccati, perché altrimenti non può essere un pezzo unico, quindi devo affidarmi a lui e continuare per questa strada. Mi metto qui e proseguo a levigare. 1 hour later. Ragazzi, siamo in un mood veramente pessimo. Stiamo pregando in aramaico, oppure quasi, perché siamo davanti a una scelta molto difficile e vi spieghiamo subito perché. Vi rendiamo partecipi di questa situazione. Praticamente questo perno che va da una ruota alla parte opposta, quindi all'altra ruota, abbiamo questo problema che ci urta sopra e sotto, come potete vedere, rimane tanto spazio. Noi ovviamente vorremmo sistemare questo problema. Il problema a cui siamo di fronte adesso è questo, che il perno centrale che collega le due ruote è praticamente saldato a questo pezzo che collega poi alla ruota. Quindi ora il problema qual è? Come scollegare questi due pezzi? Perché il meccanico adesso mi ha detto di provare a vedere se col flessibile riesco a scollegare i due pezzi, perché mi dice che sono saldati, perché una volta li saldavano, non so perché, ma comunque poi andrebbe dissaldato e poi successivamente risaldato. Il vero problema è, una volta messe le mani qui, se facciamo dei danni, creiamo dei danni, noi non abbiamo poi pezzi da poter ricomprare e risostituire, quindi saremmo ancora più nella merda. In un buco nero. La situazione è un po' critica. Quindi la scelta è critica. provare oppure non provare e lasciare le cose come sono. Una scelta molto difficile. Io vorrei provare a levigare ancora un po' per vedere se si riesce a vedere qualcosina, però
non lo so, le speranze sono... Ci stanno abbandonando. Sì, quindi ragazzi, non so, siamo arrivati in un punto veramente critico. Proviamo a levigare, che dici? Proviamo a levigare, tanto male che va diventa più lucido. Male che va, si spera che sia solo che lucido, che non faccio danni. Ho provato a levigare la sale per capirci qualcosa in più. Volevamo solo vedere se riuscivamo a intervenire in qualche modo, ma la verità è che non è come ce l'aspettavamo. Il danno è serio e a questo punto non sappiamo se riusciremo ad andare avanti. Abbiamo fatto un buco nell'acqua? Forse sì, ma come sempre vi aggiorneremo passo dopo passo. Grazie per averci seguito fino a qui. Se vi va lasciateci un commento con il vostro parere e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.